Bentornati a tutti e buona domenica. Bentornati nel vostro format preferito, il match preview. No, lo dico. Allora, ci tengo a ringraziarvi tutti per i complimenti che mi avete fatto per quello del Ren. Insomma, è stato un po' la corazzata Potiomkin di Radio Rossonera. 20 minuti dritti sul Ren, però grazie per tutti i bei commenti, like che mi avete dato. Però oggi siamo qui a parlare di Monza-Milan, non di Milan-Monza, Milan-Monza si gioca. Monza-Milan, questa sera all'U-Power Stadium di Monza, ex Brianteo, ma della partita parleremo dopo. Perché? Perché io oggi ho bisogno di trovare un co-conduttore, una seconda voce per questo match preview, quindi via ai casting, andiamo a vedere chi c'è disponibile. Prendiamo questo ragazzo con i capelli lunghi, prego vieni a favore di camera. Andrea Roderi, in 2 parole, perché vorresti diventare e perché dovresti diventare il co-conduttore del match preview? Stipendio basso. Tremendo. Andrea Roderi, secondo candidato, vieni anche tu carissimo a furor di camera. Giacomo Todisco, perché dovresti diventare il conduttore del match preview di Radio Rossonera? Qualità e competenza. È una tristezza infinita. L'ultimo candidato, Beatrice dice che tifa Jack, questo ve lo dico, qualità e competenza e tifa Jack. L'ultimo candidato è Giacomo Mirandola, perché dovresti diventare il co-conduttore del match preview di Radio Rossonera? Perché sei il più bravo di tutti. Abbiamo trovato il co-conduttore del match preview. No, a parte gli scherzi, devo ancora valutarli, quindi grazie. Però ottimo questo Giacomo Mirandola. Cominciamo con il preview. Andiamo dai ragazzi di Spazio Monza per capire meglio come il Monza di Paladino arriva a questa partita. Non è una squadra che se la sta cavando benissimo ultimamente, ma saranno loro a dircelo, ragazzi. Eccoci, Spazio Monza fuori dallo U-Power Stadium. Sarà questa la cornice nella partita tra Monza e Milan, in programma alle ore 20:45 domenica. Una partita che ha tutti i presupposti per regalare emozioni, un Monza alla ricerca di punti per una salvezza più che mai tranquilla, il Milan invece per rimanere ancorato nelle prime 3 davanti, chissà, sognare ancora lo scudetto. Ma che tipo di partita ti aspetti? Domani sarà una partita molto difficile. Il Monza affronterà un Milan che arriva da un 3-0 in Europa League, quindi sicuramente gli avrà dato fiducia, e in più da una serie di risultati positivi in campionato, quindi sicuramente vorrà confermare questi risultati, cercare di vincere anche la prossima partita. Un Milan che, nonostante giochi fuori casa, troverà sicuramente la spinta del pubblico, sicuramente più del Monza, e quindi dovranno essere bravi i ragazzi di Palladino e la curva a fare da scudo, insomma, sugli spalti soprattutto. Un Monza che invece arriva da un periodo un po' altalenante, insomma, poca continuità dei risultati anche dal punto di vista del gioco, quindi speriamo anche poi di sfatare il tabù, no, di questo Milan che non riusciamo mai a vincere o comunque a fare risultato positivo. Quindi dai, servirà la partita perfetta, ma siamo fiduciosi. Il mister tra poco parlerà in conferenza e vedremo come avrà preparato la partita. Sì, esatto, andremo a scoprire a breve tutti gli aneddoti, tutte le strategie, ecco, le tattiche per affrontare al meglio questo Milan. E tra l'altro un elemento che dà tanto morale, tanta fiducia sono stati gli allenamenti a porte aperte questa settimana, che hanno portato davvero entusiasmo tra i tifosi del Monza. Come ha detto Matteo, un Monza alla ricerca di una propria identità, anche e soprattutto all'interno dello stadio, nella speranza che sia colorato di bianco e rosso e non di bianco, rosso e nero, ma insomma si sa che la vicinanza con il capoluogo lombardo è proprio qui dietro l'angolo, e quindi ci sarà un sostegno incredibile da parte dei tifosi del Milan. Che dire, elemento segreto, quale potrebbe essere qualcosa in più? A me viene in mente Colombo, so che appunto è il grande ex calciatore in prestito nel Monza, e proprio in allenamento, in una fase analitica, non ha sbagliato davvero un colpo. Nell'ultima partita, a mio avviso, grande prestazione con il Verona, con un gioco per lo più sporco là davanti, ma che è servito comunque agli uomini di Palladino per creare occasioni importanti. Un elemento a sorpresa, segreto, secondo te chi potrebbe essere un giocatore rivelazione? Ma non dico più giocatore, ma servirà un apporto giusto di tutta la squadra. Secondo me saranno importanti i giocatori di esperienza, perché è una partita comunque che si gioca contro una grande squadra, quindi l'esperienza sicuramente servirà. Spero in una partita in cui comunque il Monza giochi come ci ha abituato a vedere, quindi speriamo dai che sia una partita in cui ci regalerà emozioni. Bene, dal centro, anzi dallo stadio Power Stadium è tutto, linea allo studio, forza Bagai.
Grazie mille ragazzi di Spazio Monza per il contributo, e come potete vedere il ruolo di co-conduttore del match preview è molto ambito, i ragazzi se lo stanno. Potete un attimo per favore mantenere la voce anche, ma sto finendo di registrare, insomma, lasciatemi spazio, lasciatemi spazio. Poi con voi arrivo dopo, perché adesso è il turno del direttore Simone Cristau, che ci dirà ovviamente, come suo solito, chi scenderà in campo con la maglietta rossonera questa sera. Le scelte di Raga, vi ho detto le scelte di Stefano Pioli, direttore. Ciao Davide, no, non sono il direttore, mi dispiace, probabilmente avreste preferito sia tu che i nostri ascoltatori il direttore per la probabile formazione, ma provo anch'io a raccontarvi l'11 che questa sera dovrebbe scendere in campo nella trasferta contro il Monza, un Milan che arriva dalla vittoria bella, pulita, rotonda in Europa League nei playoff contro il Rennes per 3-0, un Milan che quindi deve riprendere anche in campionato quello che sta facendo, perché sta facendo bene negli ultimi mesi, e quindi il Milan deve riprendere subito a fare 3 punti anche a Monza. Lo fa ritornando probabilmente al 4-2-3-1, quindi con Loftus-Cheek portato un pochino più avanti e non nel ruolo di mezzala destra, ma ci sono tanti cambiamenti. Però si riparte da Magnani, in porta sempre lui, la difesa 4 con Florenzi a destra, Teo Hernandez a sinistra, Florenzi per via dell'infortunio anche di Calabria e perché si è comportato bene in Europa League, Matteo Gabbia che è uno dei migliori, forse il migliore dell'ultimo periodo del Milan, insieme a Malik Thiaw che ritorna finalmente dal primo minuto dopo l'infortunio, per lui scampoli di partita contro il Rennes, e dovendo far riposare anche Simon Kier che ne ha giocate una valanga, ritorna Thiaw che gioca con Gabbia dal primo minuto. Davanti a loro c'è Adli. Doveva esserci Reinders, ma non è proprio al top, quindi potrebbe partire dalla panchina, quindi Adli con Benasser, la coppia franco-algerina, Pulisic a destra, Loftus-Cheek in mezzo, quindi poi nel corso della partita ci potranno essere accorgimenti tattici, però dovrebbe partire appunto un pochino più avanti. A sinistra, anche qui dovrebbe giocare Leao, ma c'è il ballottaggio con Noah Okafor, anche perché Leao, ricorderete, ha subito quella botta proprio contro il Rennes, quindi magari anche lui non è proprio al super top, però in realtà sta bene, quindi potrebbe giocare, così come appunto Okafor che potrebbe avere minuti. Insomma, c'è ballottaggio. Davanti Giroud ha giocato 90 minuti, Jovic non è entrato nell'ultima partita in Europa, e quindi qui staffetta Jovic dal primo minuto, Giroud seduto in panchina, una panchina che rivede finalmente anche Samu Chukwueze, tornato dalla Coppa d'Africa. La Nigeria ha perso in finale contro la Costa d'Avorio, però forse di quelli della Serie A Chukwueze, quello tornato un pochino meglio, acclamato dai suoi compagni, un po' più sorridente. Invece Osimhen, sappiamo tutti, non ha preso parte alla partita del Napoli contro il Genoa pareggiata 1-1, e Lookman è infortunato, e quindi forse Chukwueze è quello tornato meglio degli sconfitti in finale della Nigeria contro la Costa d'Avorio, e potrà essere anche lui convocato della partita contro il Monza. Per il resto le alternative sono sempre un pochino le stesse: a centrocampo Musa e appunto Reinders, in difesa Terracciano che è un pochino in ripresa dopo l'errore fatto contro il Bologna, però è entrato comunque abbastanza bene contro il Rennes, un po' scolastico ma ok, e quindi queste sono le scelte, dovrebbero essere le scelte di Pioli per la sfida contro il Monza. Davide, torniamo al match preview, a te. Grazie al direttore Cristau per averci portato, insomma, le ultime sulla formazione del Milan di questa sera. L'avete riconosciuta, è la clip dei pronostici. Siamo qui nell'angolo dei pronostici, come ho già detto l'ultima volta, è perché il tavolo fa angolo, però arrivo da sconfitto perché il buon Andrea Roderi, come potete vedere qui, mi ha battuto perché ha preso il 2 di Juventus Udinese, ha fatto una follia, ha provato a fare la gag e l'ha indovinata e mi ha battuto, quindi arrivo da sconfitto, e per questo motivo ho deciso di sfidare e di battere certo, Giacomo Todisco. Bentornato nel match preview. Grazie mille. Partiamo subito, è molto semplice, devi mettere 1 o X o 2 ovviamente. Certo. Napoli-Genoa, Genoa ostico, Napoli vince. Anche secondo me. 1. Facile. Sì. Verona-Juventus. Secondo me torna la vittoria. La Juventus torna a vincere. Però non puoi fare questa roba che mi copi. No, quindi non può fare questa. Ma perché tu non sei dietro secondo la. me
Perché tu non sei dietro Chi le sta a tenendo? montare? Com'è possibile? Allora, se non sei dietro a montare, fai il piacere di levarti. Grazie, caro. Atalanta-Sassuolo. L'Atalanta secondo me stecca un bel Non è vero. X. Sì, prima o poi E ragazzi. allora io deve questa la metto succedere. diverso, metto 1 secco. No, però mi dispiace averti mandato via, Morgan. Lazio-Bologna? Lazio-Bologna potrebbe essere un X. Un'altra X? Sì. Sì. Azzardo. Lazio ha fatto fatica, secondo me. Impegno europeo. Io Anche il azzardo Bologna. un 2. Io azzardo un 2. Però anche il Bologna ha giocato. Empoli-Fiorentina? Ma poi Empoli-Fiorentina. tu non segui neanche il calcio, cioè io che so, vabbè. Empoli-Fiorentina io dico 2. Morgan, signore e signori. 2 Empoli-Fiorentina. 2 Empoli-Fiorentina, il derby, Lo so. No, anch'io vado di 2 Empoli-Fiorentina. Udinese-Cagliari, ti sorprenderò, vado di 1. Beh, l'Udinese non può perdere sempre. Cioè. Ginese non può perdere No, sempre. veramente non può perdere sempre. Però non può. Però pareggia anche, quindi X? Sì, questo Monza-Milan è una bella per scelta chiamata. editoriale non lo Non si facciamo fa. mai. Frosinone-Roma. A parto 2. io. 2. Aggiungo il classico Pepe, ormai lo aggiungo sempre sulla Roma. 2 più GG, quindi segna anche il Frosinone. Io dico 2 NG. Mi piace, mi piace. Ve li faccio vedere brevemente le nostre giocate per questo weekend e vi lascio alla prossima clip del preview. Grazie per essere stato con Grazie a me. te e ci vediamo a questo punto con i tuoi pronostici. Ma però forse sei già comparso in questo preview. No, intendo in questi pronostici si vedranno i risultati Sì, la prossima volta sì. e quindi ricordatevi di questo momento. Sì, ma tu perdi, quindi non ci sarai mai più. Andrea Roderi tornerà perché ha vinto. A dopo. Devo tornare un attimo in ufficio perché non ho ancora finito la scelta, non ho ancora preso la decisione su chi sarà il co-conduttore. Però voglio mettere alla prova i ragazzi, che 2 sono già qua sull'attenti, uno si sta facendo bellamente i cavoli suoi. Voglio metterli alla prova con un giochino, schiero panchino vendo, che abbiamo già portato nel preview. Schiero panchino vendo tra Malik Thiaw, Matteo Gabbia, chiaramente l'uomo del momento, e Giancarlo Simic, il prospetto salito dalla primavera. Partiamo con Jack Mirandola. Schiero panchino vendo. Schiero Matteo Gabbia, panchino Giancarlo Simic e vendo Malik Thiaw. A quanto? 12 milioni di euro. No, 12 milioni di euro. Beh, 12 secondo me è poco. Ha perso e prima ha detto che ero più bravo, però con questa cosa qui. Schiero panchino vendo? Io schiero assolutamente Malik Thiaw, vendo Giancarlo Simic e panchino il buon Matteo Gabbia, settore giovanile, cuore rossonero. A quanto vendi Giancarlo Simic? In questo momento un 15 milioni, dai, così giusto più perché... di ciao, più di ciao, più di ciao. No. No, se possiamo disturbare Sua Santità Andrea Roderi, scusa, puoi fare il giochino con noi, per favore? Sì. No, leva quella, puoi fare il giochino con noi. Certo. Schiero panchino vendo. Malik Thiaw, Matteo Gabbia e l'altro ragazzi, scusate, mi sono dimenticato. Giancarlo Simic, prego. Dunque schiero Gabbia, naturalmente, panchino Ciao e presto Simic. A presto, a quanto lo presti? No, anche gratis. Lo presto a 1 milione. Ha perso completamente le sue chance di diventare il co-conduttore del match preview di Radio Rossonera. E chiudiamo questo match preview non con la clip delle statistiche, ma col mio faccione. Non perché non avevo voglia di farla, ma perché Milan e Monza hanno giocato troppo poco nella loro vita. Sì, ricorsi storici, Berlusconi, Galliani, Colombo, ma insomma li sapete già tutti. Io vi ricordo di mettere like se vi è piaciuto questo video, di attivare la campanella, di iscrivervi al canale YouTube di Radio Rossonera. A voi costa pochissimo, a noi dà una mano enorme, ci fa capire che il nostro lavoro vi piace ed è di vostro gradimento. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, una buona partita e ci rivediamo al prossimo preview.